Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, questo video non era in programma per oggi perché oggi non è giornata di video, ecco, perché la domenica io non pubblico praticamente mai. Però, cosa è successo? Che continuavo a ricevere messaggi sotto i video dicendomi parlami dei carichi di cura, perché non li ho ricevuti, cosa sono, perché, per come, insomma, sti benedetti carichi di cura, mi pare di capire che c'era un po' di confusione. Così ho detto, ci faccio un video, così lo spiego e magari si capisce un pochino meglio. Anche perché ci sono persone che devono ricevere quasi fino a 3.000 euro di arretrati, di roba vecchia, quindi insomma sono cifre diciamo abbastanza cospicue e ovviamente la gente è preoccupata e dice quando mi arriva, perché al mio vicino di casa è arrivato, a me no, che poi anche lì è tutto da vedere. Comunque appunto tutti questi soldi uno si preoccupa un attimino. E allora cosa facciamo? Facciamo che spieghiamo questo benedetto carico di cura andando su un messaggio dell'INPS del 17 di febbraio, il 592, 592, dove l'INPS ci dà tutte le indicazioni sulle nuove modalità di gestione dell'attribuzione d'ufficio, quindi che viene attribuito automaticamente il carico di cura. In pratica cosa era successo? Che quando era uscito l'ADI all'inizio, quindi in fase di prima attuazione, in questo senso qua, quando era uscito, nel modello di domanda è stata prevista l'indicazione del componente a cui attribuire il carico di cura anche al fine di effettuare tutti i controlli, vabbè, le solite cose che fa l'INPS, controlli e controllini, no? Per verificare anche il familiare che viene inserito nella scala di equivalenza. Poi nel modello ADCOM, ed è forse anche da qui che è nata tutta questa cosa, nel modello ADCOM esteso, attenzione, era stata prevista, dopo che era stata fatta la domanda, la possibilità di indicare il soggetto a cui attribuire il carico di cura, se non era stato indicato nella domanda, oppure di indicare un soggetto diverso da quello che era stato inserito inizialmente, cioè quindi con il modello ADCOM si poteva o inserire un soggetto oppure modificare quello precedente. Poi cosa è successo? Che dopo sono arrivati dei chiarimenti dal Dipartimento delle Politiche Sociali e bla 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 bla, al Ministero del Lavoro, adesso vabbè non vi sto a raccontare chi è e chi non era, Cosa ha fatto? Era stato previsto attribuzione d'ufficio del parametro 0,40 della scala di equivalenza. Attenzione, anche nel caso, ecco, anche nel caso in cui la presenza del componente con carico di cura non risulti dichiarato in domanda. E allora cosa è successo? Che a gennaio di quest'anno, quindi a gennaio 2025, è stata poi messa in campo la nuova gestione dell'attribuzione d'ufficio del carico di cura per le domande che si trovavano in stato ancora di accolta. E forse anche per questo che moltissime persone, ancora tipo a gennaio, si ritrovavano, che mi scrivevano, dice come mai io dopo 3 mesi, 4 mesi, la mia domanda è ancora in stato di accolta, no? E nessuno effettivamente riusciva a capire questa cosa, perché dopo 4 mesi, 3 mesi, questa domanda era ancora accolta, ma era ferma lì e non si sbloccava niente. Quindi, come vi ho detto, con l'elaborazione del mese di gennaio di quest'anno è partita la nuova gestione dell'attribuzione d'ufficio del carico di cura per tutte le domande che erano in stato accolta e in corso di pagamento, attenzione, e per le domande in cui il carico di cura non era stato dichiarato nel quadro del modello
cioè della domanda di ADI. Quindi, per questo parametro 0,40, quando viene attribuito d'ufficio, ovviamente se uno ha tutti i requisiti e bla 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 bla, viene praticamente applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza del nucleo familiare dell'ADI. Poi, ovviamente, non finisce lì, perché anche in una fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare con i servizi sociali e quant'altro, i servizi sociali possono confermare il carico di cura al soggetto a cui è stato attribuito d'ufficio. Attenzione, perché poi ci sono vari passaggi tra una cosa e l'altra. E poi ci sono, diciamo, due casistiche, forse quelle che secondo me sono le più importanti, e che sono che per le domande già accolte e in corso di pagamento, dove non sia stato attribuito il carico di cura, e però invece sono presenti tutte le varie condizioni per riconoscerlo d'ufficio, si procede, diciamo così, si procede durante i pagamenti anche al ricalcolo degli importi spettanti sulle mensilità pregresse, integrando ovviamente il beneficio economico già pagato. Poi, nel caso in cui la domanda indicazione del carico di cura abbia provocato un rigetto della domanda per il superamento della soglia requisiti economici e bla bla bla, perché poi c'è anche questo discorso che uno può anche superare i requisiti economici o reddituali. Cosa succede? Che si procederà d'ufficio a riesaminare la domanda applicando il coefficiente 0,40 sulla scala di equivalenza. Quindi in definitiva, questo coefficiente viene ora attribuito automaticamente dall'INPS, tac, te lo appioppa lì, pam, se il richiedente non l'ha indicato in fase di domanda, ovviamente se ne ha diritto. Pare che i beneficiari a sto punto non sono tenuti a fare niente per ottenere la maggiorazione. Pare. Io però, se fossi in voi, un piccolo controllino magari ce lo farei. Quindi a sto punto aspetterei un giorno lavorativo, poi prendo il telefono e magari chiamo il mio consulente fiscale, il CAF, non so, l'avvocato, se vi segue l'avvocato, il commercialista, insomma, il consulente fiscale che vi segue, e ci farei ci chiederei: scusa, ma è tutto a posto con i miei carichi di cura? La mia domanda che risulta accolta è ancora lì ferma? Magari loro riescono a darvi qualche indicazione in più. Ecco, se poi proprio neanche loro riescono a darvi qualche indicazione in più, allora io penserei a questo punto magari di chiamare anche il centralino dell'INPS, visto che sono loro che hanno in mano tutta la vostra pratica. Ora, per concludere, vediamo un pochino quando si vedrà a sto punto il pagamento. Quando si vedrà questo benedetto pagamento? Come già sappiamo, diciamo la metà di voi ha già ricevuto, diciamo, il 50% dell'importo. Quindi facciamo un esempio: su 3.000 euro molti di voi mi hanno scritto appunto sui 1.500, 1.600, 1.700, insomma, più o meno è. Poi sappiamo che comunque l'attribuzione d'ufficio, come vi ho spiegato, di questo carico di cura per l'assegno di inclusione è già stata fatta con le elaborazioni di gennaio. Quindi tutte eventuali correzioni, conguagli, aggiustamenti, non aggiustamenti vengono poi aggiunti e integrati nei pagamenti successivi dell'assegno di inclusione, e le domande rielaborate saranno pagate con la solita cadenza o di 15 giorni, cioè quindi ogni quindicinale, no? Quindi con cadenza quindicinale, quindi ogni 15 giorni. Ovviamente fino al raggiungimento della mensilità corrente. E se ci sono altre domande in corso, tutti gli aggiornamenti saranno poi visibili su tutti i pagamenti successivi. Quindi,
io credo che a sto punto ci siamo capiti il meccanismo com'è, come non è, chi, cosa, quando e perché. A sto punto credo che non ci siano altre domande. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!